Benvenuti nel video dedicato alla creazione del cartamodello di questa camicia. Io ho usato il programma Titicada L3. La tipologia di tessuto che ho utilizzato è un lino di medio peso. Può essere anche usata questa camicia come giacca camicia. E se voi allungate ulteriormente la lunghezza, può diventare anche un vestito o può essere anche un copricostume. Vediamo assieme le caratteristiche principali. Per quanto riguarda la lunghezza, c'è un'asimmetria tra il centro davanti, il fianco e il centro dietro. La lunghezza del fianco è di 90 cm, mentre il centro davanti misura 5 cm in meno e il centro dietro rispetto al fianco 5 cm in più. C'è una manica a 3/4 con l'aggiunta di un polsino alto 4 centimetri. Questa camicia ha la caratteristica di avere la spalla abbassata, quindi anche la manica è costruita con una manica a giro con il colmo abbassato. In questa foto si vede molto bene la lunghezza differente tra il centro davanti, il fianco e il centro dietro. La camicia completamente chiusa, come si presenta il collo. Dietro è presente un carré con un faldoncino sul centro dietro. La camicia è stata costruita su un corpetto con le riprese. La ripresa di spalla è stata spostata sul fianco. Il polsino è un polsino sormontato con l'aggiunta di un bottoncino per bellezza. Le misure del collo: il solino misura 3 cm, mentre il collo sulla parte del davanti misura 10 cm, sul centro dietro è più basso, ne misura 7. La costruzione del cartamodello presenta anche le pants in vita sia sul davanti che sul dietro. Io però, dopo l'ultima prova, quando avevo già applicato anche i bottoncini, ho deciso le pants di non confezionarle perché mi piaceva molto come rimaneva addosso la camicia, così morbida. Vediamo assieme come creare il cartamodello. Nella lista tipi seleziono il corpetto con le riprese. Nella lista sottotipi il corpetto con le riprese di tipo C. Lo seleziono. Clicco Crea nuovo progetto per il sottotipo selezionato, compare questa finestrella che mi chiede se voglio la creazione guidata, gli dico di sì. Mi porta all'interno del configuratore, precisamente nella pagina misure. Per velocizzare io lascio le misure impostate, inserisco solamente la lunghezza del modello. La lunghezza del modello in foto è di 90 cm. Questa misura si riferisce alla misura del fianco, perché come avete visto dalla fotografia, sul centro davanti e il centro dietro le misure sono differenti. Rispetto a questi 90 cm, il centro davanti è 5 cm in meno, mentre il centro dietro sono 5 cm in più. Per quanto riguarda le vestibilità, io ho inserito una vestibilità minima per una camicia, 6 cm sia sui fianchi, sul seno e sulla vita, e clicco Applica. Dovete sempre fare attenzione quando inserite le vestibilità che sulla vita non si presenti un angolo acuto, quindi un angolo che lo vedete proprio molto accentuato, altrimenti vi fa difetto. E se avete un angolo molto accentuato vi conviene inserire in vita altra vestibilità. Per quanto riguarda la lunghezza del modello, che vi ho detto di 90 cm, è per un'altezza persona di 175. Se voi volete mantenere quelle proporzioni, quella lunghezza, sulla vostra però altezza persona, fate questa cosa. Calcolatrice. Supponiamo che siate alte 1,60 m, inserite 1,60 m e moltiplicate per 0,51 uguale. Questo poi lo potete arrotondare. Questa è la lunghezza del vostro modello. Altrimenti inserite la misura che desiderate. Come vi ho detto prima nella descrizione, questo modello potrebbe essere anche usato per un vestito, quindi potete aumentare la lunghezza e fare la lunghezza che desiderate, o anche un copricostume.
Per quanto riguarda il sormonto, ho inserito 1,5 centimetri e clicco applica, perché è un sormonto, il 1,5 centimetri è un sormonto che si utilizza per una camicia. Se voi desiderate applicare dei bottoni più grandi di un diametro, io ho messo quelli da 1,5 centimetri, allora dovete aumentare anche il sormonto, portarlo anche a 2 centimetri. Andiamo a costruire questa nostra camicia utilizzando le iconcine che trovo qui a sinistra. La prima iconcina che trovo è spostamento ripresa, la seleziono, ho spostato la ripresa di spalla sul fianco. Qui vado a cliccare sposta su fianco. Ho anche abbassato ulteriormente la ripresa sul fianco utilizzando il doppio più che trovo qui e vi consiglio anche a voi di utilizzarlo, spostarlo almeno di 2-3 centimetri rispetto alla misura originale, perché poi vado a abbassare l'incavo e vado ad abbassarlo abbastanza, vi dico già di 5 centimetri, perciò questa misura che vedo qui si riferisce alla distanza tra il punto B e il punto C. Sapendo che voglio spostarla di 5 centimetri il punto B verso il basso, devo avere almeno 3 centimetri poi. Seleziono modifica incavo. Qui la prima voce che trovo è accorciamento spalla. Accorciamento spalla vuol dire che se io inserisco un valore mi accorcia la spalla, quindi mi porta la lettera A più vicino alla lettera N. Però io con accorciamento spalla posso fare anche il contrario, quindi allungamento spalla. E in questa camicia è quello che ho fatto perché ho una spalla abbassata. Per fare allungamento spalla devo inserire un valore negativo, quindi inserisco prima il meno e io ho fatto un abbassamento spalla, quindi ho aggiunto alla spalla 3 centimetri e clicco applica. Avete visto? Si vede sotto il corpetto l'incavo originale e questo è lo spostamento che ho fatto. Poi abbassamento incavo. Qui ho abbassato parecchio, 5 centimetri, perché voglio la camicia e l'incavo che siano morbidi e clicco applica. Vi consiglio un minimo di 4 centimetri. A un massimo, proprio se volete una cosa molto molto ampia, di 6 centimetri. Qui vedete anche il valore della misura del vostro incavo, sia del davanti che del dietro. Poi ho fatto una cosa, questo incavo si presenta con una curva molto accentuata. Ho fatto in modo che la curva sia meno accentuata. Sono andata dentro in personalizza forma davanti, lo ingrandisco. Qui su questo riquadro ho modifica curva su punto inferiore incavo. Il punto inferiore incavo è questo. Sono andata a cliccare dove c'è scritto peso sul meno. Io l'ho cliccato 2 volte, qui vedete il valore del peso, però il valore del peso non è riferito a tutti gli incavi, non è a tutti gli incavi uguali, quindi fate attenzione a non prenderlo proprio come riferimento. In questo modo, che sia qui meno arrotondato, ci sia meno curva. Clicco conferma, mentre il dietro l'ho lasciato così perché va benissimo in questo modo. Per quanto riguarda il valore di accorciamento spalla che io ho inserito -3, è consigliato quando volete fare questa tipologia di spalla da un minimo di -2 centimetri, quindi spostare di 2 centimetri al massimo di -4 centimetri. Non è consigliato per un valore maggiore. Clicco modifica girocollo. Ho accorciato la spalla, in questo caso l'accorciamento spalla si riferisce al punto B perché sono nel girocollo di 1,5 centimetri. Anche l'abbassamento centro davanti ho inserito un valore di 1,5 centimetri e sul centro dietro ho inserito invece un valore di 1 centimetro. Un consiglio che vi do è che almeno 1 centimetro su tutte e 3 le caselle, non meno di 1,5 centimetri. Se volete un girocollo invece molto più ampio, inserite, secondo me in questo caso, 2 centimetri
e qui l'abbassamento centro-dietro lasciate sempre 1 centimetro. Avete però la possibilità di visualizzare sempre il valore del vostro giro collo. Se avete intenzione di tenere la camicia chiusa, ricordatevi che questo valore dovete togliere 1,5 centimetri perché avete il sormonto, quindi è una parte che si sormonta, quindi il giro collo definitivo, come nel mio caso, non sarà più 14,1, ma devo togliere 1,5 centimetri. Applica manica. Seleziono manica giro. Qui la lunghezza della manica, io ho inserito una lunghezza di 43 centimetri, poi ho aggiunto anche una fascetta in fondo di 4 centimetri, quindi valutate voi la vostra lunghezza come la desiderate. Avete visto nella fotografia che la mia è un 3/4, un po' più di 3/4 aggiungendo la fascetta. Per quanto riguarda la circonferenza del fondo manica ho inserito 30 centimetri e clicco applica. Questa circonferenza si riferisce al fondo della manica, quindi fate attenzione, valutate dove vi arriva più o meno la vostra manica e lì decidete la circonferenza che desiderate della camicia. Ma non ho lasciato il giro manica costruito in questo modo perché ho abbassato la spalla. Ho selezionato personalizza ultima manica applicata, si abilita questo bottone, lo clicco, mi porta all'interno della pagina dove è stata creata la manica. Qui c'è un'opzione manica colmo abbassato, lo clicco e poi clicco qui in alto applica a manica selezionata in lista e il programma mi trasforma la manica. Clicco conferma. Seleziono applica collo o cappuccio. Seleziono collo applicato con solino. Per quanto riguarda l'altezza del collo, quindi questa misura, io ho inserito un valore di 7 centimetri. Invece per quanto riguarda l'altezza del solino, che si riferisce a questa misura, ho inserito un valore di 3 centimetri e clicco applica. Il collo è già, sarebbe già completato in questo modo, però io ho fatto in modo che la parte del davanti del collo fosse più lunga dei 7 centimetri. Ho selezionato personalizza ultimo collo, si abilita questo bottone, lo seleziono per fare in modo che la parte del davanti del mio collo si allunghi, quindi la lettera B vada verso l'alto, ho cliccato su rastremazione con il doppio più finché ho raggiunto questa misura che in questo momento da me segna 6,9, ha raggiunto i 10 centimetri. Quindi prima col doppio più e poi anche col più singolo. Questo è il mio collo, quello della fotografia. Clicco conferma, trascino la barra verso il basso, seleziono l'iconcina modifiche simmetriche. Qui in alto clicco applica modifiche simmetriche, accorciamento al centro davanti, questo è il centro davanti, mi vengono indicati già 5 centimetri e invece allungamento nel centro dietro mi vengono indicati 5 centimetri e si vede anche visivamente, mentre il fianco mantiene la misura della lunghezza che io ho inserito nella pagina misure, che nel mio caso erano i 90 centimetri. Ho inserito anche una svasatura di 2 centimetri e mezzo. Qui dovete fare attenzione per quanto riguarda la sfasatura perché dipende dalla lunghezza che avete del capo. Nel mio caso dalla lettera G, che è il fianco, alla lettera H ci sono parecchi centimetri, quindi ho potuto inserire questi 2,5 e li ho anche inseriti perché in questo modo tutta la linea del fianco, dalla vita al fondo, diventa più dritta, è meno arrotondata e quindi sono sicura che non fa difetto.
Se voi avete fatto un vestito, potete anche inserire una sfasatura maggiore. Se invece avete la lettera H che è molto più vicina alla lettera G, dovrete inserire un valore inferiore. Però ho fatto una cosa, qui questa rotondità l'ho modificata. Qui in alto dove c'è scritto personalizza forma davanti, questo è il punto del centro davanti, è il P2. Lo trovo qui, modifica curva su punto P2. Ho aumentato il peso, nel mio caso si presenta con un peso 100, con il doppio più ho fatto in modo che la parte iniziale fosse più dritta, mi segue praticamente l'angolo dei 90 gradi, vedete che rimane più dritto e l'ho portato qui a 140. Questo è quello visivamente che si vede nella mia camicia. Clicco OK. Anche il centro dietro ho fatto in modo che la partenza fosse più dritta e poi iniziasse ad arrotondare. Anche qui sono andata in personalizza forma dietro e ho aumentato sempre sul P2 il peso. Il P2 è questo, il peso che si riferisce è questo qui. Da 100, nel mio caso, l'ho portato, qui ho aumentato molto di più, a 200. In questo modo clicco conferma, trascino la barra verso il basso, seleziono l'icona applica fasce. Nell'elenco ho selezionato su manica, il tipo di fascia, clicco sulla freccetta, ho selezionato fascia rettangolare, l'altezza di 4 cm e ha un sormonto, la mia fascetta, il mio polsino, di 2 centimetri e mezzo e clicco applica e qui ho ottenuto il mio polsino. Trascino ancora verso il basso, clicco crea modello, vedo tutte le parti che ho creato. Come mi dice questa frase, posso già decidere quali parti posizionare sulla stoffa, sulla piega. In questo caso io posso appoggiare il collo, quindi con il mouse entro nel modello e faccio un doppio clic veloce con il tasto sinistro del mouse. Diventa verde, mi viene indicato con la linea rossa la parte che posizionerà sulla piega della stoffa e anche la parte del solino. Clicco 2 volte. Per quanto riguarda il centro dietro, se voi decidete che lo volete lasciare così, potete anche il centro dietro cliccare 2 volte e ve lo appoggia sulla piega della stoffa. Ma la mia camicia ha un taglio, ho formato un carré e ho anche un faldoncino, perciò non vado a cliccare 2 volte perché costruirò delle parti nuove. Clicco modifica modello in modo standard. Mi ha portato all'interno di gestione parti. Questo è tutto l'elenco delle parti che finora ho realizzato. Davanti c'è questo quadratino. Ci sono dei quadratini questi che non hanno la spunta dentro. Sono le parti che sono servite a costruire le parti poi successive che hanno la spunta all'interno. Quelle con la spunta all'interno sono quelle che io porterò in stampa. Molto importante, se non vedete la desinenza dopo il trattino, tipo non leggete base, pensa rombo, spostamento ripresa, dovete andare qui in basso ad abilitare, aggiungi tipo parte a nome. Seleziono collo applicato con solino. Che è questo? Quando io vado in stampa, queste lettere qui non ci sono più. Potrei anche tenerle, però se decido di tenere le lettere me le tiene su tutte quante le parti. Invece a me quello che interessa in stampa è questa lettera B, perché questa lettera B mi servirà poi come riferimento quando dovrò andare ad unire il collo al solino e precisamente questo punto. Quindi seleziono il solino, clicco disegno CAD, qui in alto c'è scritto crea nuova parte e dalla spunta la disabilito perché voglio andare a creare questo marcatore sulla parte senza andare a crearne una nuova. Vedo che è già selezionato AB perché è in blu e lo vedo anche da qua. Qui dove c'è scritto imposta grafica marcatore lo seleziono. Tipo marcatore, mi viene indicato croce, potrei selezionare
una di queste possibilità, ma lascio la croce. Le dimensioni, invece di 1,5 cm, lascio solo 1 centimetro, e anche lo spessore del tratto, invece di 0,2 metto 0,1. Lo lascio il colore rosso e clicco OK. Poi clicco aggiungi questo nuovo marcatore e me l'ha aggiunto. Ora lo sposto, me l'ha posizionato sulla lettera A, ma lo sposto fino a raggiungere il punto B. Dove c'è scritto posizione linea B, vado a cliccare sul doppio più. Qui vedo i centimetri per il raggiungimento della lettera B, ma lui arriva fino alla lettera B e non va oltre. Vedo lettera B 00 e clicco conferma. Ho creato questo marcatore. Se non lo vedete, qui dovete avere abilitato mostra marcatori, dovete avere la spunta all'interno. Vado a selezionare il dietro modifica punti, che è l'ultimo dietro che trovo, quello con la spunta all'interno del quadratino. Mi raccomando, quando selezionate una parte dovete selezionare con il mouse sul nome, non sul quadratino, perché altrimenti andate a disabilitare o abilitare la parte. Quindi clicco e vado a crearmi il carré, quindi un taglio. Seleziono tagli, la funzione tagli. Qui devo inserire dove voglio posizionare i punti, che poi lui li unisce con un taglio. Quindi il primo punto lo posiziono sulla linea JA e il secondo punto sulla curva CD. Seleziono il primo punto JA e il secondo punto CD. Clicco, applica un nuovo taglio alla parte selezionata. Si apre questa finestrella, clicco nuovo taglio senza punti intermedi, quindi la prima opzione. Il programma mi piazza i punti esattamente a metà della linea e della curva dove si trova. Infatti io qui vedo distanza da J 20,2, distanza da A 20,2. Vado a spostare il primo punto, il TA. Per me è il TA che mi governa anche poi il TB, perché voglio che il TA si trovi rispetto alla lettera A da 10 a 13 centimetri, dipende anche dalle vostre misure, dalle misure dell'incavo. Nel mio caso si trova a 12 centimetri dal punto A, quindi sposto il TA con il più finché vedo qui dove c'è scritto la lettera A 12 centimetri, quindi prima col doppio più. Adesso un po' troppo, mi mancano 2 millimetri e l'ho spostato. Poi il TB lo vado a spostare finché qui vedo un angolo di 90 gradi. Nel mio caso, ma è un caso, è già praticamente a 90 gradi, perché 89-95 sono 90 gradi. Se io vado a spostarlo di più, vedete, aumenta. Quindi lo posso tenere benissimo dov'era, altrimenti spostate il TB finché vedete l'angolo di 90 gradi e clicco conferma. Ora nella struttura ad albero sono comparse due parti nuove. La parte che mi è servita, che è ancora selezionata perché vedo il contorno, vado a disabilitarla perché non la voglio portare in stampa, non mi serve più. La prima parte è la parte in alto del carré, la seconda parte è la parte in basso. Nella parte sotto inferiore io ho creato un faldoncino. Per creare il faldoncino ho spostato tutti i punti che si trovano sul centro dietro di 3 cm. In questo modo l'ho selezionato, poi modifica forma, seleziono la linea, la prima linea che trovo AI, e ho spostato il punto A e il punto I a sinistra di 3 cm. Il punto A trovo questo quadratino e la croce. Ho spostato con il doppio meno verso sinistra, ho cliccato 3 volte e qui vedo i centimetri. La stessa cosa sul punto I. Qui ho il punto I con il doppio meno verso sinistra, poi seleziono la linea dove ho potrei selezionare direttamente HJ, così ho tutte e due le lettere,
La lettera H adesso è dentro a questo quadratino, anche qui con il doppio meno della croce verso sinistra, e la stessa identica cosa per la lettera G. 3 centimetri verso sinistra. Il mio faldoncino ha queste dimensioni. Voi potete mettere le dimensioni che desiderate. Clicco conferma. Per verificare di avere tutte le parti corrette in stampa, vado a cliccare mostra solo parti non oscurate e ne seleziono una alla volta per verificare se sono quelle che desidero portare o se ne ho dimenticate o ce ne sono di più. Quindi prima manica è quella che devo portare, la fascia, quindi il polsino, la parte del davanti è la parte corretta, il collo, il solino, il carré e la parte sotto. Perfetto. Ora vado in margini di taglio. Margini di taglio. Trovo la manica. La manica io la rifinisco con il polsino, perciò non ho bisogno di questo orlo. Seleziono la prima linea. Qui mi viene indicato che è un orlo, io non utilizzo l'orlo, ma inserisco un margine normale della stessa misura del polsino. So che è 1,5 cm perché è quello di default. Per fare in modo che anche ED mi prenda questa modifica, vado qui sotto a cliccare seleziona, seleziono anche ED e clicco applica. Poi anche il fondo della camicia davanti e dietro vado a selezionarla, mi viene indicato che è un orlo. Qui ho fatto, invece che un orlo, ho fatto un doppio orlo di 1 centimetro, il primo e anche la seconda casella. Anche qui vado a selezionare, seleziono anche la parte del dietro che diventa verde e clicco applica. Ho fatto un doppio orlo piccolino di 1 centimetro. Anche sul centro davanti io ho utilizzato la funzione doppio orlo perché mi dà la possibilità di creare questi 2 strati di stoffa che mi permettono di rifinire la parte del davanti. Seleziono la prima linea. Prima di selezionare le altre vado subito a cliccare seleziona, potrei farlo sia prima che dopo, in questo caso lo faccio subito, e vado a selezionare le altre linee che diventeranno verdi. Qui invece di margine normale inserisco un doppio orlo e la misura che inserisco sia nella prima casella che nella seconda è il doppio del sormonto che avevo fatto nella pagina misure del configuratore. Nel mio caso avevo inserito 1,5 cm, perciò qui inserirò 3 cm e 3 cm e clicco applica. Qui in alto vedo che prende la forma che avrà poi la stoffa quando io farò la prima piega e la seconda piega. Questo sarà più chiaro se vedete il video che riguarda la confezione. Per quanto riguarda il centro dietro e il carré, vado a posizionarlo sulla piega della stoffa, perciò i margini non mi servono, ma non vado a toglierli qui, vado a toglierli poi nella pagina stampa. Vado in testi. Parti da modificare. Clicco sulla freccetta e seleziono l'ultimo dietro che trovo. Vado a sfruttare la linea del dritto filo per trovare il centro dietro, che è questo. Se io vado a disabilitare mostra anche parte padre, questo è il modello che mi si presenta quando io lo stampo. Ma nel centro dietro io ho creato un faldoncino, ho spostato questi punti prima di 3 cm, perciò sul cartamodello non ho nessun segno che mi ricorda questi 3 cm. Per ricordarli e per aiutarmi poi nella confezione, lascio abilitato mostra padre. Vado qui dove c'è scritto mostra testo da modificare e seleziono il dritto filo. Con la croce sposto il dritto filo e faccio in modo che si trovi esattamente sulla linea del centro dietro. In questo modo. Se volete che si trovi perfettamente al 1/10 di millimetro sopra la linea,
Quando vado a cliccare, in questo caso il meno perché lo devo spostare un po' a sinistra, tengo premuto sulla tastiera del computer il tasto CTRL. Tengo pigiato il tasto CTRL e intanto clicco il meno singolo, si sposta di decimo di millimetri. In questo modo avete la possibilità di posizionarlo esattamente sul centro dietro. Poi vado a disabilitare, mostra anche parte padre, porto verso l'alto la linea del dritto filo, sempre utilizzando la croce, il doppio più verso l'alto, in modo che si trovi all'inizio, qui dove c'è il carré. In questo modo ho la linea del dritto filo che la sfrutto sia per il suo utilizzo normale, diciamo che è il posizionamento del cartamodello sulla stoffa, ma in questo caso anche per tracciarmi il centro dietro. Se volete dare voi un nome ai vostri modelli che rimangano all'interno quando li andate a stampare, qui in alto cliccate Mostra testi brevi su grafica. Vi verranno indicati i testi che il programma vi ha creato. Al di là che li potete andare a modificare, ad esempio in questo caso che c'è scritto dietro e c'è anche tutta questa desinenza, io potrei anche andare a modificarla. Qui in alto dove c'è scritto testo da modificare, se voi cliccate nome parte, qui dove c'è scritto testo breve, trovate lo stesso nome che c'è nel vostro modello. Al di là che lo potete spostare con la croce, potete anche andare a togliere qualcosa. Per creare un vostro nome che rimanga all'interno, io vado sempre dove c'è scritto testo da modificare, clicco la freccetta e seleziono testo libero 1. Qui dove c'è scritto testo breve, gli mettete il nome che desiderate. In questo caso il mio modello l'ho chiamato mod-viti che sta per video tutorial e il numero 21. Sempre con la croce lo posso andare a spostare. Posso anche fare in modo che questo nome compaia su tutte le parti senza stare lì a doverli riscrivere. Qui clicco assegna a tutte le parti. Dovete fare attenzione a una cosa, se avete delle parti molto piccole, andiamo a trovare ad esempio il solino, fate attenzione che rimanga all'interno. Se lo volete più piccolo l'altezza, almeno singolo, vedete che diminuisce, lo porto a 50 e lo sposto. Vado in stampa. Ho tutte le parti del mio modello posizionato sulla stoffa. Qui mi viene indicato la quantità di stoffa. Se io voglio vedere la stoffa che mi serve e posizionare correttamente il modello, quindi il centro dietro della parte inferiore e il centro dietro del carré sulla piega della stoffa, clicco Stampa avanzata. Qui in alto dove c'è scritto modello su stoffa lo seleziono, poi clicco modifica tipo selezionato. Qui dove c'è scritto dietro, il primo dietro lo seleziono, qui in alto c'è scritto su piega e per quanto riguarda il dietro c'è scritto off. Clicco una volta. Mi viene indicato che lo posiziona sulla piega della stoffa a sinistra. Seleziono il secondo dietro e di nuovo clicco dove c'è scritto off. Mi applica anche l'altra parte del dietro sulla piega della stoffa a sinistra e clicco applica impostazioni. Ed ecco qui che ho sia il carré che la parte sotto posizionata sulla piega della stoffa. Clicco conferma, chiudi. Ho il nuovo posizionamento del cartamodello sulla stoffa. A sinistra ho l'elenco delle parti disponibili per la stampa. Seleziono il primo, è la manica. Questi rettangoli rossi sono i fogli in A4 che mi servono per realizzare la manica. Spero di esservi stata utile. Ai prossimi video. Ciao ciao!